Buonasera Daniel Feinstein, grazie di aver partecipato a Simple con il tuo corso e ora introdurremo brevemente gli argomenti di cui ci parlerai e poi passeremo alla prima lezione del corso. Allora Daniel, prima domanda. Dove è stata scattata questa foto? Non lo so veramente. Dove si trova? È in un treno? No. In un... non lo riconosco, non lo riconosco. È sull'acqua. Sull'acqua. Oh, sì, dopo sì, abbiamo fatto quel giro dei navigli di Milano e così. Esatto. Sì. Ok. È a Flowpath 2019, il field trip sui navigli. Bravo. Ok. Allora, Daniel ha tantissimi anni di esperienza e ha iniziato la sua attività come professionista, lavorando per Papadopoulos Associates e Geraghi, come si chiama? Geraghi. Ok, per poi passare nel 1997 al Servizio Geologico degli Stati Uniti, USGS, che come tutti sappiamo è la colonna portante della modellazione a livello mondiale. È l'USGS che ha dato il via a Modflow e a tutta una miriade di codici che poi nel tempo, come vedremo, hanno fatto sì che i modelli numerici potessero diffondersi in tutto il mondo. Vuoi raccontarci un po' qualcosa della tua esperienza prima come professionista e poi all'USGS? Poco, ho fatto il tassista a New York. Bene, ok. Diverse carriere, ho fatto l'economia per conto del governo americano. Non lo so, per quanto tempo non ho deciso il mio fatto e ho provato diverse cose. Solo quando avevo compiuto, non lo so, 35 anni ho cominciato a fare idrogeologia. Quindi tu hai studiato proprio come modellatore? Come modellista? Sì. Prima mi sono laureato in filosofia. Prima in filosofia, ok. Prima in filosofia e poi dopo tanti anni ho studiato idrogeologia con Mary Anderson presso l'Università di Wisconsin. Dopo intorno in New Mexico e altre scuole. E ho fatto parte di una squadra molto forte di studenti, incluso Chunyao Zheng e Randy Hunt. Randy farà parte di questa scuola e di questo corso, infatti. E poi ho cominciato a lavorare, sì. Prima come un consulente e dopo come un ricercatore per conto del Servizio Geologico americano. Quindi in una sola persona abbiamo tutto, abbiamo il professionista, il consulente, il filosofo, il modellista, tutta l'esperienza che di fatti sì. Ho studiato filosofia, non sono filosofo, ma però ecco, la lunga esperienza emerge nel corso in maniera evidente e devo dire questo non è un corso normale, non è un corso come gli altri, è un corso che noi abbiamo chiamato modellazione con Groundwater Vistas. In realtà è molto di più, è un corso che va, come vedremo adesso nel programma,
che va proprio nei minimi dettagli dei codici utilizzati per la modellazione, primo tra tutti Modflow nelle sue varie versioni e nei suoi vari pacchetti, per poi affrontare anche il trasporto con MT3D e tante altre cose che poi vedremo nel corso. Il programma del corso può essere consultato dal PDF del programma o anche dal sito e si trova nel modulo 3. Il modulo 3 è il modulo dove viene ad essere introdotta la modellazione numerica, iniziando già proprio dalle basi, per poi essere spiegata da diversi docenti secondo diverse interfacce. Nel modulo 3 potremo costruire i modelli attraverso Model Muse, attraverso FlowPy con Python e però diciamo ecco il cuore di questo modulo è come costruire il modello in Groundwater Vistas, ma in realtà il corso tratta di come costruire un modello con Modflow. Groundwater Vistas è l'interfaccia che è a servizio della costruzione del modello, ma il corso è molto di più che non spiegare l'interfaccia. Come Daniel dirà nelle prime lezioni, il corso non spiega i passaggi che anche una scimmia potrebbe ripetere, ma presuppone l'utilizzo di una certa conoscenza di quello che c'è dietro l'interfaccia. Il modulo 3 poi continua con un'altra colonna della scuola di Simple, che è quella della calibrazione, che sarà affrontata con John Doherty. Allora, andando nel dettaglio del programma, il corso è formato da 10 lezioni. La prima introdurrà la storia di Modflow, come è nato, come si è evoluto nel tempo. Dopodiché sarà introdotta l'interfaccia, quindi una lezione molto pratica, dove ci sono i passaggi fondamentali per prendere confidenza con l'interfaccia, per poi passare ad uno dei più importanti solver di Modflow, Modflow Newton. Per gli studenti italiani devo fare una precisazione: quando Daniel dice Modflow Newton vuol dire Modflow Newton, pronuncia Modflow quindi è diciamo per noi quando sentiamo è Newton. La lezione 4 affronterà il pacchetto del pozzo multinodo, per poi passare alla lezione 5 con lo scambio tra le acque superficiali e le acque sotterranee, e questo attraverso diverse versioni di Modflow. A metà del corso avremo un ospite speciale, come anticipavi prima, che è Randy Hunt. E Randy Hunt farà anche altri interventi durante la scuola, e in questo intermezzo passerà in rassegna quelli che sono gli errori più frequenti quando appunto costruiamo un modello. Chiaramente anche questa discussione esula da quale interfaccia sia usata, che sia Model Muse, che sia Vistas, qualsiasi essa sia. Tutto quello che viene detto, il grosso di quello che viene detto in questo corso è di carattere generale e va seguito anche da chi poi intenderà applicare l'interfaccia Model Muse. Dopo l'intermezzo di Randall Hunt, Daniel ci spiegherà come utilizzare in modo intelligente Modpath, il particle tracking, e anche poi nella parte successiva del corso con l'utilizzo di PEST vedremo che Modpath ha delle potenzialità molto spinte e sottosfruttate,
anche per la calibrazione, quindi sia per la comprensione e visualizzazione dei risultati, come ci mostrerà nella lezione 6, sia per essere proprio uno strumento operativo utile a migliorare la calibrazione dei modelli. La lezione 7 riguarderà il trasporto di contaminanti attraverso la simulazione con MT3DMS e sia questo codice sia anche MT3D USGS, giusto? Sì, giusto. Ci sarà poi la lezione 8 e 9 riguarderanno due argomenti un po' più specialistici, ma comunque molto importanti, che sono quelli della modellazione a densità variabile, utile per la simulazione dell'intrusione marina, e SeaWatt 2005, utile per simulare il trasporto di calore. Nel seguito della scuola noi avremo poi dei casi studio che riguarderanno sia l'intrusione salina sia il trasporto di calore. Quindi qua ci sono le basi che poi richiameremo in seguito nel quarto modulo, quando andremo ad affrontare dei casi progettuali, delle strategie progettuali mirate alla soluzione di questi problemi. Dulcis in fundo, e visto che a Daniel piace molto il latino, vero? Sì. Sì. Dulcis in fundo. Sì. Ogni tanto sentirete repetita iuvant o delle belle citazioni latine, diciamo, che fanno molto elegante, molto elegante. È l'unico caso, è quella frase. Solo repetita iuvant, ora anche dulcis in fundo puoi aggiungere. L'ultima lezione riguarda Modflow 6, che è il futuro di Modflow, quindi che sarà spiegato da dove nasce, quali sono le differenze, qual è la nuova architettura e le nuove opzioni e i nuovi concetti introdotti nell'ultima versione di Modflow. E questo tutto il corso, come avete visto, diciamo, in questi riquadri lungo il programma, sarà accompagnato da una grande mole di materiale, una grandissima mole di materiale dedicata agli esercizi. Gli esercizi sono dei file di testo dove viene descritto cosa bisogna fare e vengono indicati i file e il materiale da utilizzare per svolgere gli esercizi e sono spiegati passo dopo passo. La cosa interessante è che non sono spiegati passo dopo passo, ma anche qui lo studente che svolge l'esercizio è invitato a riflettere, è invitato a pensare, e spesso ci sono i riferimenti per approfondire sul manuale oppure per aiutare a capire quale scelta prendere. Diciamo, sono veramente, non sono tutorial, diciamo così, meccanici, ma sono degli esercizi veramente fatti bene e che aiutano proprio a sviluppare l'abilità e non solo a imparare i passaggi. Non solo per scimmie. Non solo, no, le scimmie purtroppo non ce la farebbero a fare gli esercizi, perché come sappiamo nella modellazione non tutto può essere semplificato in dei passaggi standard, no? Quindi questo lo stiamo imparando piano piano. Fatto questo corso, che è veramente uno dei corsi più importanti della scuola, troveremo ancora Daniel con noi in degli argomenti speciali nel modulo 4. Quindi questi saranno dei corsi che faremo più in là, saranno dei corsi svolti in diretta. E in queste sono le prime proposte che abbiamo pensato con Daniel, e se vuoi brevemente dirci di cosa si tratta, poi passiamo invece al corso. Quindi nel primo argomento proposto Daniel propone di svolgere un problema di ottimizzazione
della gestione della risorsa idrica con modulo GWM, Groundwater Management Package, che è fatto appunto per aiutare il decisore a prendere decisioni e a gestire meglio la risorsa idrica. Verrà poi affrontato il trasporto nel non saturo, il flusso nel non saturo con modulo UZF, e poi delle applicazioni avanzate del trasporto con MT3D USGS. Ma questo è più in là nel modulo 4. Quindi ora possiamo iniziare. I warning, quindi gli avvertimenti prima di passare alle lezioni di Daniel, sono che troverete il testo un po' in inglese, un po' in italiano, un po' scritto a mano, un po' colorato, un po' in bianco e nero, fotocopie, un po'. Il materiale è molto molto vario perché raccoglie una vita di corsi svolti in Italia, giusto? Giusto, sì, da quasi 30 anni. 30 anni di esperienze e di corsi, di materiale perfezionato e curato nel tempo, che oggi ci viene proposto tutto insieme ed è veramente una miniera d'oro dove veramente tanta esperienza confluisce e viene trasferita a noi che ascoltiamo. Ok? Allora, adesso interrompiamo così puoi iniziare la tua lezione.